Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan, come state? Oggi ragazzi parleremo di un argomento molto interessante e diciamo più che un nuovo video, un approfondimento di un video già fatto, dove parleremo di come trovare e dove trovare i giocatori gratis su questo gioco e di conseguenza anche come utilizzarli, perché questi giocatori hanno veramente una funzione molto interessante e particolare all'interno di questo gioco attualmente per come è fatto. Prima di andare avanti però vi ricordo appunto delle due affiliazioni che abbiamo, di Amazon e di Gamivo, dove sono due piattaforme chiaramente, dove passando tramite il link che trovate in descrizione su Amazon avete accesso insomma alla piattaforma in maniera totalmente gratuita, ma semplicemente supportate il canale. Invece Gamivo è una piattaforma videoludica dove potete trovare a prezzi veramente scontati tutti i prodotti appunto per console, PlayStation, Xbox, Nintendo e quant'altro a dei prezzi veramente scontati. Inoltre avete diritto al codice sconto che avete visto a inizio del video. Dunque ragazzi, invece passiamo adesso a quella che è l'analisi di questo video. Sarà un video, ripeto, di approfondimento un pochino più veloce rispetto ai passati e andiamo a vedere subito di cosa si tratta con questi giocatori gratis. Dunque ragazzi, i giocatori gratis si trovano qui, bisogna andare su lista giocatori standard e come vedete ragazzi, guardate quanti giocatori a 0, ok, questi sono diventati a 3000, però guardate quanti giocatori a 0 GP, ma questi giocatori ragazzi fondamentalmente a che cosa servono? Cioè a nessuno di noi chiaramente gli passa per la testa di comprarsi un portiere senza stile, anzi no scusatemi, con stile difensivo ma senza nessun tipo di carta aggiuntiva e con 55 di overall, quindi ragazzi è una cosa soltanto diciamo a scopo di utilizzo una carta del genere, non di utilizzo vero e proprio in campo, cioè a scopo magari che io gli do un potenziale per andarmi a migliorare un'altra carta. Come ho fatto ragazzi a trovare questi? Lo dico soprattutto per i nuovi di questo gioco che si stanno appunto affacciando. Allora, vado su ordina, quindi quadrato, metto praticamente il prezzo come parametro di ricerca e poi vado a cliccare il triangolo, quindi con la freccetta verso l'insù. Fatto questo, praticamente in automatico mi appariranno questi giocatori. Perché? Perché se voi lasciate invece la freccetta all'ingiù, chiaramente vi darà dal più costoso a quello meno costoso. Ma noi siccome invece vogliamo quelli meno costosi, allora andiamo a mettere la freccetta all'insù e come per magia ci saranno questi giocatori gratis. Adesso ragazzi vi farò vedere appunto esattamente a che cosa servono e perché conviene prenderli. Allora, innanzitutto possiamo comprare quelli che vogliamo, possiamo prendere eccetto i portieri, ma ad esempio una seconda punta, un mediano, un terzino. Io consiglio sempre di prendere alcuni che hanno nomi diversi, in modo tale che se diamo ad esempio una carta a Lombardi, ok, Lombardi sappiamo per dire che ha il doppio tocco, invece Loaiza avrà il rimbalzo interno, adesso per dirne una a caso. E quindi quando mi serviranno, che dovrò andarli a dare ai vari Dybala, ai vari Ronaldinho, Benzema e insomma chi vogliamo metterci, saprò che ad esempio Lombardi avrà quella lì, Loaiza avrà quell'altra, Schemzer ci avrà quell'altra ancora e così via dicendo. Quindi facciamo subito la prova. Io ad esempio adesso ve lo faccio vedere con Loaiza, facciamo ingaggia, come vedete non costa un centesimo. Benvenuto grande Lombardi. Ok, io chiaramente come già detto di un giocatore del genere non me ne faccio niente, quindi che vado a fare? Clicco qui su continua, vado nella mia squadra giocatori e come vedete ce l'ho qui. Adesso non vado a fare aumento di livello, progresso giocatore, vado a fare però allenamento abilità. Ok, io adesso attualmente vedete in alto c'è un pallino verde, ho 35 gettoni d'allenamento. Vediamo, premo sulla X e mi dà spirito combattivo, quindi permette prestazioni migliori dei giocatori sotto pressione, affaticati o in difficoltà.
Spirito combattivo, ragazzi, come già spiegato nel video di approfondimento dove analizziamo appunto le varie abilità dei giocatori, e vi consiglio, se ve lo siete persi, andarlo a recuperare nel canale, è una carta che si dà, diciamo, principalmente a mediani, centrocampisti, difensori. È difficile che un attaccante, magari anche un esterno, ecco, una seconda punta, però una punta a punta magari è più difficile, però noi la possiamo dare a chi ci pare. Cioè, se voi non siete d'accordo con me, ma secondo voi può essere utile dare a una primissima punta spirito combattivo, siamo liberi di darlo insomma a chi vogliamo. Intanto lui ce l'ha. Piccola parentesi, ragazzi, vedete questi giocatori che sono quelli in verde appunto della settimana? In questo caso adesso questi 3 sono gli ultimi che ho vinto. Ok, a loro non si possono dare carte. Loro infatti, se io ci vado a cliccare sopra, ad esempio a White, vedete che non mi fa fare niente, mi dà soltanto il rinnovo del contratto in GP o in oggetti, blocca o svincola. Quindi, ragazzi, loro sono gli unici giocatori del gioco al quale non si possono attribuire queste carte. Però se io ad esempio lo voglio andare a dare spirito combattivo, lo possiamo... Aspettate che mi cambio la visuale, che questa non mi piace. Allora, lo possiamo dare... mi è uscita una carta, ragazzi, che ci hanno già tutti, mannaggia. Allora, vediamo questo Pedri. Eccolo qui, ad esempio questo Pedri, ragazzi, che io utilizzo abbastanza spesso e volentieri, non ce l'ha. E ha tra l'altro ancora degli slot liberi, quindi è perfetto. Allora cosa faccio? Quindi ricordiamoci questo Pedri. Eredita progressi, ragazzi, e vado a prendermi quel Rachel Lombardi famoso, costa 257.000 GP, quindi occhio, perché facendolo tante volte vi bruciate subito tutto il vostro patrimonio di football. Ok, quindi vado qui, clicco su conferma, 257.000, e come per magia, guardate qui, avrà aggiunto fra le abilità aggiuntive spirito combattivo. Quindi questo, ragazzi, è fondamentalmente il succo di come trovare dei giocatori gratis. L'altro modo per trovare dei giocatori gratis, se vogliamo definirlo gratis, è quello di girare il pool settimanalmente con le monete che vinciamo del gioco, appunto, che ci dà magari con accessi, con bonus, con insomma tutte queste belle cose, e andiamo a prenderci i giocatori, quelli lì come questi verdi, insomma, questo Barella, questo Gallagher, che troviamo appunto in giro per il gioco. Oppure se vogliamo tentarci la fortuna, magari buttare quella monetina lì in un pool di quelli da 150, anche se ve lo sconsiglio, perché tanto le carte purtroppo poi a volte rendono meglio giocatori base di quelli super pompati, diciamo, anche se comunque, ripeto, questo modo alla fine non è un modo proprio gratis di prendere giocatori. Il modo più gratis in assoluto che ci sia è questo qui, questo di prendere dei giocatori da 0 GP e darle le abilità e insegnarle magari a qualcuno forte che abbiamo già in rosa, che magari abbiamo trovato. Oppure, se vogliamo dei giocatori già un pochino formati, buttarci su questi dei post settimanali, che tanto sono abbastanza efficaci, e l'unica cosa è che non possiamo dargli le abilità aggiuntive. Ecco, tutto lì. Bene, ragazzi, quindi questo era il video di oggi, ve l'ho detto, molto breve, di approfondimento a un altro video che avevo già fatto sulle abilità, appunto. Però siccome molti di voi mi dicevano: ma come faccio a trovare dei giocatori per non utilizzare quelli che ho già, per non sprecarmi gli slot, no, delle abilità aggiuntive? Quindi questo, ragazzi, è il metodo fondamentalmente, perché ve lo sconsiglio, non andate a dare le abilità aggiuntive direttamente al giocatore interessato, perché rischia che trovate una carta, ad esempio magari rimessa lunga, per dire, a un attaccante che non se ne fa niente, ragazzi. Quindi ho una carta magari da difensore, la date a una prima punta, quindi ripeto, non ve ne fate niente. Di conseguenza, in base alla carta che vi esce, la date poi a chi voi volete. L'unica cosa, ricordatevi, i pot non sono non si possono dare carte, insomma, ai pot.
Detto ciò ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui con noi. Ciao a tutti dal vostro Luca Talan.